Dite la verità, quante volte passeggiando per la vostra città vi siete incantati a guardare delle ringhiere, magari su un bel palazzo in stile Liberty, quelle belle ringhiere con tutti quei ghirigori, con tutti quei fiori? Bene, in questa puntata parliamo di un fotografo che ha molto a che fare con questo tipo di decorazioni sulle ringhiere e non solo. Lui si chiama Karl Blossfeld, ma per capire cosa c'entra con le ringhiere facciamo un passo indietro. Dalla seconda metà dell'Ottocento, infatti, grazie alla prima rivoluzione industriale, si diffonde in Europa una nuova figura professionale. Si tratta dei decoratori preposti a progettare gli apparati decorativi da applicare sui prodotti industriali. Sono abilissimi disegnatori che provengono da scuole d'arte e da istituti tecnici. Attenzione, non è un lavoro particolarmente creativo in realtà. Perché? Perché queste decorazioni vengono riprese in realtà da manuali e cataloghi ampiamente diffusi in tutta Europa. Il problema è che queste decorazioni provengono sostanzialmente dal Settecento e sono sostanzialmente anacronistiche. Perché? Perché è nato il Liberty. Con Liberty bisogna inventarsi un nuovo codice decorativo. La cosa importante è che questo nuovo codice decorativo deve provenire assolutamente dall'osservazione della natura. Ed è qui che entra in gioco il nostro Karl Blossfeld. Perché? Perché Blossfeld insegna in uno di questi istituti tecnici proprio decorazione. Il problema qual è? Che mentre tutti gli altri docenti propongono ai propri studenti come riferimento dei ridisegni del mondo vegetale, lui invece il mondo vegetale inizia a fotografarlo. Negli anni realizzerà una quantità gigantesca di immagini che costituiranno un catalogo da offrire ai propri studenti come modello di riferimento. Ma le foto di Blossfeld sono molto più della semplice realizzazione di un catalogo per decorazioni. Non è un bravissimo fotografo, ma in realtà ha una capacità di astrazione incredibile, che applicata al mondo della fotografia gli permette di tirare fuori dal mondo vegetale quelle incredibili geometrie che sono nascoste nel mondo della natura. Motivo per cui Blossfeld oggi è considerato uno dei fotografi più geniali e più influenti di inizio Novecento, anche se spesso ci si dimentica per quale motivo avesse iniziato le sue ricerche.